Allora, Mice and Mystic è un gioco cooperativo senza master in cui da 1 a 4 giocatori si sfidano devono esplorare questo dungeon. La particolarità del dungeon è che su più piani, quindi per esempio da una tile attraverso una precisa casella si va nell'altro spazio, da cui poi è possibile continuare la storia. I personaggi sono 4 particolari, come si può vedere, dei piccoli topini. Questo perché in base alla trama questi sono dei prigionieri che per scappare dalle prigioni del castello hanno deciso di trasformarsi in topi. Un'idea che si può chiamare solo che brillante. Peccato che sono stati sgammati alla grande e la regina cattiva ha trasformato i propri fedeli in ratti. Ogni personaggio ha le sue caratteristiche, abilità speciali, equipaggiamento. Le proprietà più importanti sono ovviamente combattimento, difesa, furbizia e movimento e un certo numero di punti ferita. I nemici invece vengono descritti dalle carte evento in base alla posizione in cui si trova l'indicatore di turno. La tile, la carta descrive quali nemici appariranno. I nemici poi vengono descritti dalle precise carte. Qui per esempio abbiamo il gatto, come potete vedere valore di combattimento, valore di difesa, ferite e abilità speciali. Cosa interessante è che in base al lancio dei dadi, dove sono i dadi, Luca? Non hai tirato fuori i dadi. Sapevo che ho preso la versione tarocca senza dadi. No, e i dadi ci sono. I dadi ci sono, in base al lancio dei particolari dadi, nel momento in cui il nemico attacca, se fa dei risultati formaggio, viene composto una specie di orologio del formaggio, non trovo parole migliori per definirlo, che nel momento in cui va avanti fa aumentare l'indicatore del turno. Mentre se il risultato formaggio lo fanno gli eroi, ottengono questi segnalini che servono poi a alimentare, ad attivare anzi le proprietà speciali dei vari eroi. Mice and Mystic era un gioco che aspettavo da un sacco di tempo perché ha un'ambientazione sicuramente curiosa, dei topi che devono affrontare un gatto, delle streghe e sicuramente ci troviamo a che fare con una favola invece che col classico fantasy e sicuramente questo mi dava una marcia in più al gioco. La grafica è bella, l'hanno già detto tutti quanti, le meccaniche sono semplici, a portata di tutti, ma veramente di tutti, anche le ragazze. E qual è secondo me il lato negativo di questo gioco? Allora, le tile che sono tanto osannate ad esempio hanno però un grosso difetto perché quando vai a muovere i personaggi spesso non riesci a capire quali sono i movimenti che possono fare, se lo spazio è troppo grande, se lo spazio è troppo piccolo o se ci sono dei impedimenti sulla tile. E quindi le tile sono un'arma a doppio taglio. Però tutto sommato è un gran bel gioco, si gioca anche velocemente rispetto non so, a un Descent e quindi si prende un bel voto, un bel 8 portato a casa proprio. Allora, alla luce delle ultime 2 partite, Mice and Mystics mi ha convinto abbastanza, mi ha convinto come gioco introduttivo, è un dungeon crawling molto semplice nel quale i giocatori muovono e agiscono, molto spesso combattono fondamentalmente. Quindi è un gioco che può fare da testa di ponte tra i dungeon crawling più semplici del tipo HeroQuest e quelli più complessi, più strategici come Descent e tutti quelli della linea Fantasy Flight. Soprattutto è consigliato secondo me per un gruppo di giocatori giovani o mediamente inesperti. Lo immagino con un gruppo di ragazzi o anche ragazzini guidati da un giocatore più esperto che possa fare da guida. Anche perché è un gioco molto narrativo, del quale vale la pena narrare quanto indicano come storia i vari scenari. Proprio perché gli scenari però sono impostati come una storia, è in questo che probabilmente è insito insomma, il contro. Necessita di una certa continuità, va giocato in maniera seriale, gli scenari vanno giocati in sequenza, godendosi anche la narrazione. E questo può in realtà essere difficoltoso per gruppi non continuativi. Molto carina la grafica, soprattutto nelle tile, per quanto mi riguarda, che mi convincono molto più delle immagini invece delle carte, che sono mediamente cupe. L'ambientazione non mi fa impazzire, quindi l'idea di personaggi che si sono trasformati in topini e che devono girare per il dungeon per combattere di fatto personaggi di varia natura non mi convince tantissimo, però apprezzo l'originalità.
Detto questo, per me Mice and Mystics è un buon 6,5. Allora, innanzitutto una nota a margine. Io non sono un grande appassionato di dungeon crawler, ma Descent sinceramente mi piace tanto. Detto questo, Mice and Mystics invece mi ha fatto impazzire. Una serie di fattori innanzitutto. L'ambientazione, assolutamente poco seria, un po' demenziale, ma ci sta benissimo. Grafica bellissima, ma soprattutto la modalità di gioco. Il quale il gioco infatti sono le tile, questi quadrati. Il bello è che si va avanti tipo per livelli, ogni tile è un puzzle da risolvere, ha delle particolari regole di movimento, particolari caratteristiche. Superato un livello, uno stage, si può passare a quello successivo. Inoltre il gioco si sviluppa su più piani, almeno 2. Infatti abbiamo una tile da un lato e una dall'altra. E come vedete addirittura cambia completamente ambientazione, questa per esempio è una cucina. Belle le miniature, bellissimo anche grafica, carte, con un discorso di scegliersi i personaggi molto azzeccati, secondo me anche, esclusa qualche rara eccezione tipo la guaritrice, gli altri molto bilanciati. Se proprio dovessi trovare un difetto a questo gioco, direi che per il prezzo che ha, una decina di miniature dentro sono veramente troppo poche, costa troppo a mio parere. Detto questo, per me ci sta benissimo un 7,5. Mice and Mystic è una bella fiaba da giocare. In questo gioco sento molto l'ambientazione in tutti i suoi elementi, sia dalla componentistica, dalle idee che hanno avuto nel trovare gli oggetti e gli incantesimi delle carte, dai personaggi, dalle miniature e anche nelle sue meccaniche sviluppato molto bene, soprattutto per quanto riguarda la tridimensionalità delle tessere e di come ognuna è sviluppata a sé con le proprie caratteristiche e le proprie specialità. I personaggi hanno delle caratteristiche che già sono note in altri dungeon crawling, quindi non portano nulla di particolarmente innovativo o originale, ma sono comunque funzionali a quello che sono le meccaniche di gioco. Lo scenario che segue una fila di avventure una dietro l'altra, quindi più scenari che compongono una storia di più capitoli, è intrigante e ti permette di vivere quella che è veramente una fiaba raccontata ad episodi. E questo è anche, possiamo dire, lo svantaggio del gioco, nel senso che il bello è proprio giocarlo linearmente senza balzare da uno scenario all'altro, quindi seguire il filo logico. Chiaro che per un gruppo che non è continuativo e che non ci mette e che non dedica il tempo necessario a questo, può risultare un racconto letto solo a metà. Quindi io l'ho trovato molto piacevole da giocare e direi che si becca un bel 7,5. Prego inquadrare Lili, che è stata molto utile in questo. Io volevo dire, la mia pizza innanzitutto è veramente buona, il gorgonzola è perfettamente sciolto e lo speck è tagliato a spessore giusto, però Voto? non è il modo di presentare una pizza. Voto? Sinceramente il pomodoro non Ma si com'è neanche si vede se è impiattata? rovesciato, Com'è lo impiattata? speck si è distribuito dappertutto, Che componentistica orribile. Beh, questo qui è direi un 5, forse anche 4,5.